Adesso curiamo un aspetto importantissimo. Durante un passaggio di posizione dobbiamo fare il meno possibile per passare da un punto ad un altro lungo il manico. Dobbiamo porre massima attenzione a non far nessun movimento parassita che possa farci perdere il riferimento dello scorrimento lungo il manico. In pratica bisogna eliminare qualsiasi variabile che disturbi il passaggio di posizione. Vi cito degli esempi. Inclinare il busto durante il passaggio, ruotare la testa, cambiare l'altezza della posizione del braccio sinistro, aggiungere i movimenti rotatori della mano sinistra, come muovere il palmo della mano lateralmente rispetto al manico, cambiare l'inclinazione in avanti e in indietro della mano, oppure cambiare l'altezza delle dita, ad esempio partendo con le dita belle curve dall'alto e arrivando con le dita appiattite. Prima di un passaggio di posizione, la mano e le altre dita, non coinvolte, devono rilassarsi per poter andare nel posto giusto. Se non rilassiamo la mano e ci trasciniamo la tensione durante tutto il passaggio di posizione, molto probabilmente la nostra mano non andrà dove deve e il passaggio non sarà intonato. È di aiuto sostenere con l'arco la nota prima del passaggio per tutta la sua durata fino all'ultimo, senza accorciarla, senza farci prendere dalla fretta psicologica di fare lo spostamento. Questo per evitare di togliere il peso naturale dell'arco e creare instabilità e magari fare anche un buco nel suono. Ricordiamoci che l'arco influenza sempre la mano sinistra più di quanto immaginiamo. Mantenere l'arco stabilmente dentro la corda aiuta di molto il lavoro della mano sinistra. Nei passaggi di posizione su corde diverse, è buona pratica preparare il dito che andrà a suonare la nota di arrivo sulla corda che effettivamente suonerà. Ovvero, si sposta il dito da suonare sulla corda di arrivo prima di cominciare lo spostamento. Adesso una regola importantissima: mai fare un passaggio di posizione insieme ad un cambio di corda con lo stesso dito, a meno che non sia impossibile fare altrimenti. Infatti in questo caso particolare siamo costretti durante lo spostamento ad alzare il dito per passare da una corda all'altra e quindi perdiamo il riferimento della quantità di scorrimento sulla tastiera. Guardando i virtuosi avrete sicuramente notato come la loro mano sinistra esegue talvolta i passaggi con un piglio spavaldo, una sorta di irresponsabile sicurezza. Questa sicurezza si ottiene in un solo modo possibile, studiando davvero lentamente, dilatando il tempo in maniera esagerata, quasi ridicola, per avere la possibilità di controllare tutti i movimenti coinvolti, le sensazioni fisiche, l'intonazione, il movimento dell'arco durante il passaggio. Buon lavoro!